All Italians have dialects. They obviously speak Italian, but they also have their own regional dialect. As you know, I speak Neapolitan. Think about this. Ricetto pappa ce vicina noce, rammo tiempa ca te spertusa. I thought I spoke Italian, but I didn't understand a single word. Of course, it's a saying we have in Napoli that means something like, with time and constant work, even a little worm is going to be able to eat an entire walnut. Well, it's really interesting. Let's talk about it a little bit more. Okay. Welcome to the town of Sternatia. We are in Puglia, very close to the town of Lecce. Sternatia is one of the towns in this region that actually has a very special history because people here speak their own language. What I mean by that is that they not only speak Italian, because we're in Italy, they not only speak their regional dialect, because we're in Puglia, but they also speak Greco, a language that comes from centuries ago that is obviously connected to Greece. So we came here because we want to find out more about that. We want to hear from people, so I'm very excited for this. Let's go and learn more about the town of Sternatia and the Greco language. Lei parla il greco, sua figlia? Mia figlia lo capisce un po', poco, capisce qualche parola. Quindi lei ci diceva un po' della sua esperienza con il greco, che lo ha imparato Il a casa. greco, io parlo della mia età, sono del 50, del 1950, quindi parlavamo tutti il greco da ragazzi. Poi abbiamo imparato il dialetto sternatese, visto che ci troviamo a Sternatia, non è dialetto leccese, ma dialetto sternatese, che è differente dal dialetto leccese. E poi l'italiano. Anche se l'italiano è stato molto difficile per gli insegnanti, perché scrivevamo un po' il dialetto, un po' greco, un po' italiano. Sì. E quindi secondo lei la sua generazione a che età ha imparato ognuna di queste lingue? Il greco mi sembra Dalla nascita. Quindi madrelingua. Il dialetto è venuto perché il dialetto si parlava in qualsiasi parte, si parlava il dialetto, e l'italiano è venuto dopo. Ok, quindi madrelingua, greco, la esatto. Madrelingua nostra è greco. Ah, bello. Perché sapevamo parlare solo il greco e poi abbiamo imparato il dialetto o l'italiano. Ok, e oggi in che percentuale si usa più magari il greco rispetto all'italiano? Io quando mi incontro con i miei coetanei parlo in greco ancora. Quindi qui al circolo capita di parlare greco? Sì, molte volte sì. Cioè io, se so che una persona parla il greco coetanei, con gente più grande, parlo sempre il greco. Ok. Perché viene naturale, viene spontaneo. Esatto. Non lo fai perché li vuoi mettere in mostra, non c'è niente di mettere in mostra, ma perché è la lingua del cuore. È lingua madre. Lingua madre. Ci sono certe famiglie che non imparavano il greco in famiglia, non si parlava, o perché i genitori non erano di Sternatia o perché erano quelle famiglie più altolocate, no? Il greco lo ritenevano una lingua più contadina, più, vedi, chiamavamo, non so, il genitore, intanto lo chiamavamo tata e non papà. Chi invece era di famiglia prima figlio di papà, no? Figlio di papà, perché loro chiamavano i genitori papà, no? Poi le cose naturalmente con gli anni si sono evolute, però Ociurimo, mio padre, Ociurimo, ma te, Namiliso do Grigo. Mia madre, Imanamo, mia madre. Ociurimo, mio padre. Questo è greco. Greco. Ok. Molte affronteo da Luigi. Ti parlo in greco perché? Perché so che lui parla in greco, quindi incontro lui, per esempio, Luigi parla un dialetto perché so che lui da ragazzo non parlava il greco. Parlava il dialetto. Ci sono quelli che non lo parlano, però ci siamo noi per esempio che l'abbiamo sempre parlato. Noi l'abbiamo sempre, anche se siamo di generazioni un po' diverse, lui è più grande di me,
Però so che lui parla il greco spontaneamente, Quindi viene non fa naturale, fatica, viene naturale naturale. salutarlo in Perché greco. più o meno ci conosciamo tutti, no? Perché Allora, a casa mia parlavamo tutti in greco, mia madre, mio padre, tutti in greco parlavamo. Però ti dico che quello che i primi due greco, i secondi due dialetto. e noi pure, a casa Però mia lo quelli che hanno stesso, rovinato questa cosa, la scuola è stata, sai? La scuola è stata perché che non ha voluto. Perché gli insegnanti della scuola non volevano parlare il greco. Allora, poi dopo qualche anno. Poi dopo hanno inserito di nuovo, dopo che si è perso l'hanno dovuto, lo volevano inserire. Ma questi insegnanti erano magari insegnanti di Sternatia? Insegnanti di Sternatia. Anche dalla provincia, anche dalla provincia. di Galatina. Che però ovviamente la regola era che bisognava parlare italiano, quindi, La regola. e quindi C'è stata una presa di posizione drastica nei confronti della cittadinanza, perché loro forse si trovavano in grande difficoltà, quindi parlare in italiano per noi era difficile, era complicato per loro insegnarlo, ci si sentiva più sviluppati se si parlava un corretto italiano, mentre no, poi l'hanno inserito di nuovo, dopo che l'hanno tolto hanno imparato le generazioni a non parlare, no, non dovete imparare, Adesso invece l'hanno recuperato. E quindi così è la storia nostra, però ancora noi parliamo il greco. Quindi se tornate a casa con le mogli Non voglio parlare greco, io no. ok. Quindi il dialetto si parla, non Sì, ma siamo rimasti pochi, tutti i paesi che parlavamo il greco, forse Sternatia è l'unico che ancora lo parla. Che ancora continua a parlare. Ma gli altri paesi non di lo quelli parla della più nessuno. zona. Non lo parla più Nella nessuno. zona siamo rimasti più legati a questa tradizione della lingua. Gli unici che ancora lo parliamo. Ancora ci siamo, quelli che lo parliamo siamo noi. Ci diceva prima Luigi che con le nuove generazioni è stato difficile per alcune persone insegnare il greco e quindi si è un po' perso quando magari non so la vostra generazione ha provato a insegnarlo ai figli, ma i figli non volevano. Ma già i nati del 54, no? 54, 55, a casa mia i fratelli miei più piccoli non lo parlavano, lo capiscono perché in famiglia mia madre con me parlava il greco, con mio fratello parlava il dialetto. C'era questa differenza. A casa mia eravamo in 5, mia sorella la Teresa, lei il greco non lo capisce, non lo parla, perché era la più piccola. Perché a scuola già incominciavano a dire non si deve parlare il greco, non si deve parlare il greco, bisogna parlare l'italiano. Pensa tu, se mio padre parlava l'italiano, quando l'italiano insomma non è che non lo parlavano, però un po'. L'italiano fatto a casa. Sì. Parlavano il dialetto. Che è un po' la storia di tutti i dialetti al sud Italia, che tutti parlavano il dialetto, poi a un certo punto con la televisione, la scuola. Poi c'è stato l'evento pure della televisione, perché italiani. qui prime televisioni sono arrivate in pochissime parti, quindi bisognava pagare, non so, 10 lire a ciascuno Per vedere la televisione. All'epoca, almeno quando andavate tutti a casa insieme a vedere. No, a casa, c'era proprio un locale. C'era proprio un locale, no? Un privato che teneva il televisore. Quindi tu pagavi il gettone la prima televisione, e 10 lire. ma la prima televisione il Partito Comunista era la sezione no, perché voi la sezione era pure per quanti andavano a vedere la televisione era piccola e la cacciavano fuori, si sedevano fuori le persone qua fuori, le signore, le persone per esempio che abitavano vicine prendevano la sedia di casa, andavano lì, si sedevano fuori. Qualche televisore che quando c'era il Festival di Sanremo ad esempio, che tutti quanti stavamo fuori a vedere quando la Rai aveva un canale, due canali massimo, no? Il primo canale, il primo canale. Arrivarono le prime prima 60 anni fa 50-60 persone dietro a vedere la finestra. Ma qua chi è che parla il greco qua in mezzo? Tutti o Quelli che parlano più Ma qua vengono molti greci, ci hanno detto. E vi capite? Questa è la domanda. Dipende da che. Allora, buongiorno e buonasera è facile, pure io lo so. Molte. Dipende dalla zona. Dalla zona della Grecia. il greco si parla così: Vediamo. l'acqua nero, il vino grasì e il pane zomì.
A posto. Possiamo andare in Grecia. Latte gala. Atterrati per applauso. Atterrati Palabroso. Stasera vado a dormire. Ah, stasera vado a dormire. Con un paio di bicchieri di vino. Crasi. Crasi. Questo l'abbiamo imparato. Grazie assai. Grazie mille di esservi fermati tutti. Grazie a Salò. A Salò. A Salò. Did you see how many people were in the square by the time we finished filming? We literally started with 2 or 3 guys, and by the time we finished filming, there had to be 15, 20 people in the square. It was so cool. So many people that showed up because they were interested in what was going on and wanted to share their story. Awesome. What more can you ask for? Praticamente qua 70 anni fa parlavamo tutti il greco, tutti quanti. Io ricordo che da bambino giocavamo per le strade e parlavamo in greco, tutti i ragazzi. Sì, si parlava il greco. Poi piano piano si è cominciato a non parlarlo più, anche perché a scuola incontravamo delle difficoltà, perché parlando il greco, l'italiano per noi era una nuova lingua. Praticamente i professori sconsigliavano anche ai nostri genitori di parlare greco perché ci confondavamo, non sapendo che anche loro sbagliavano. Esatto. Perché adesso io vedo i ragazzi che parlano 5-6 lingue, vedo mio nipote che parla il greco, tedesco, inglese, spagnolo, più l'italiano e i dialetti. È un modo per sviluppare di più il cervello. Esatto. E invece allora pensavano tutto al contrario. E allora i nostri genitori hanno cominciato a non parlare greco. Infatti nella mia famiglia eravamo 7 figli, 6 parliamo ancora, è rimasta l'abitudine, e ancora oggi io quando mi incontro con le mie sorelle parlo il greco. L'ultimo fratello, dialetto si parlava, dialetto salentino. Salentino. Esatto. Si è continuato così e poi piano piano si è arrivato a oggi che si sono accorti che stiamo perdendo un patrimonio di un valore inestimabile, perché effettivamente le persone colte, le persone che studiano ci dicono che è un grande peccato quello che stiamo perdendo noi. Abbiamo turisti greci, noi fino adesso abbiamo avuto qua tutti i liceali di Atene, di Smirne, di varie zone della Grecia che vengono qua. Abbiamo dai 5.000 ai 6.000 visitatori l'anno. E con cui voi comunicate, voi in greco, loro magari? Quando sentono parlare a me, che senti che gli racconto storielle, gli racconto poesie, si commuovono addirittura, perché ci sono quelli anziani che dicono: come avete fatto voi a mantenere una lingua così antica, perché ci sono delle parole che appartengono all'era di Omero, che loro le hanno lasciate fuori e hanno inserito delle parole di inglese, francese, spagnolo, italiane. All'inizio credevano di aver arricchito la loro lingua, invece in realtà hanno perso. Oggi dicono che l'hanno impoverita. Esatto. Sì, perché... Buonasera. Calispera, scusate, Calispera. Sì. Se vuole farne parte, le facciamo 2 domande sul greco, se vuole. Cosa vogliamo sapere? Il suo rapporto con il greco, ecco, se lei lo parlava di quando sono nato, ho il rapporto con il greco io. Mi dica, cioè del tipo, che a casa si parlava solo il greco? A casa ancora oggi parlo con il greco, a casa con la moglie. Con tutti quelli che conoscono il greco parlo con il greco, se mi trovo lì parlo in greco, non parlo in italiano oppure in dialetto. Preferisco di parlare in greco quando ci sono 3-4 persone che lo capiscono, se non lo capiscono, no, è certo. Che parli in greco a fare? Non si capisce nessuno. Però quindi lei lo parla, quindi lei non è qui per imparare? Anche. C'è sempre da imparare. Non è mai sufficiente quello che sai. Sono d'accordo. C'è sempre da imparare. Se uno si è fatto dei 100 anni dice ancora oggi imparare, ancora è namato, poi è tutta pramata. Questo ancora devo imparare in greco, immagino. Ancora è namato, poi sghienotte da pramata. Ancora devo imparare come si fanno le cose. Praticamente il greco sono i contadini che l'hanno portato avanti, non i professori. Se noi prendiamo un professore di qua
o quelli che sono venuti prima. Sì. Il professore una metà sa, Okay, sì. l'altra metà non la sa proprio, perché sono parole che vengono dalle campagne, dal lavoro della terra, capito? Il professore è andato alla scuola, ha imparato l'italiano, però il greco a casa sua, siccome era professore, parlavano di meno possibile greco, altrimenti il figlio non imparava bene la scuola. Sì. Si pensavano che parlavano l'italiano, parlavano il dialetto, che l'italiano non lo sapevano, neanche l'italiano. Però per loro il dialetto era italiano. Anche per me, fino a poi. Però abbiamo visto Stasera c'era viene un bandiera. professore per insegnare che lui parla il greco, lo scrive come lo scrivo io. Io non sono professore, però piano piano Sì, l'abbiamo. c'è sempre da imparare. Ok. È sempre da imparare. E lei si chiama? Marti Antonio. Marti Antonio, molto piacere. Quindi c'è il greco di questo paese Non è che uguale differisce all'altro. leggermente. Questo significa che dalla Grecia, quando sono arrivati i greci qua, non sono venuti tutti da un posto, ma bensì da diversi posti dalla Giusto. Sì, perché in ogni posto c'è la sua cadenza, diciamo, dialettale. Quelli che sono venuti alla Grecia, forse 1000-1500 anni fa, non si sa quando sono venuti. Voi sapete quando sono Nel venuti? 700 a.C. sono arrivati i primi. Ah, quelli era la Magna 2700 Grecia. anni fa, la Magna Quelli Grecia. Poi non sono sono arrivati, questi. poi No, dopo va sono bene, arrivati, sono un'altra arrivati cosa i quella. bizantini nel 700 d.C. Ok. Quindi almeno la storia così parla. Sì. I greci conquistavano fino a Napoli, Sì. tutto il sud, no? La Magna Grecia. La Magna Grecia, siamo, Così si intitola la Magna Grecia. siamo Però tutti figli dei greci. questo che parliamo noi non c'entra niente la Magna Grecia con noi. Quelli sono scappati perché si facevano le guerre tra di loro in Grecia. Allora la gente deve andare via, se no li ammazzano. E quelli sono venuti dalla Grecia 1000 anni fa, non so, 1000, 2000. Quando sono venuti qua si sono stabilizzati qua. E noi parliamo il greco che parlavano loro. Che parlavano loro. Poi piano piano, con gli anni che passano, il greco magari si cambiano le parole. Calispera. Calispera, vieni qua, che lui pure, vedi, parla il greco. Professore? No, Di che Calimera? professore, No. che professore? Lei prende appunti? Lo studente? È mezzo Ma che professore, dici? quasi. Ma mi afforà, ma sto smattendo, i pusatti ma svizzannano. Che ha detto? Mi dicevo, Una volta- che mi risticò cala, svizzannamo. Cioè, ma snosti se esce gripo. Quando i psichi puto guarda. Allora, una volta lo imparavamo già da quando si è nati. Di quando si è nati. Ok. Adesso un bambino quando nasce parla inglese, non parla di greco non sa. Aspetta che parlano inglese ancora. Prima iniziamo già dalle facce. Però dalle no, culle, appena dalle cose. gli a sto, Mi lusamo con greco. mi lusa Ma ne molto. facino io, ma ne faciti in glossa io. In grossa, è grossa macinione. Sì. La pume della una fao, della una bio. Da una paracheso. Ciao, ciao. Grazie mille, buona lezione. Oriamo, Grigolina, afticardiamo. E ci pustesa Dio di Calimera. E a mena quando sena ne cammina. Non prosta madia sa seconitta cemera. Città ma via suori anche annullata. T'avlego sa mia nagra a primavera. Me fiuru c'è puddia se non riaffata. Puto pacci pudiple o non riaccera. San madia su. E toniglio pulustrei. Che cruzafiazzi oliti nimera. E chi toglieri no pu motte astrei. Stinnitta lustro disti sonaiera. Tanta amasu. Holo e marmero colonna. A ti plonori a pei cruzò palati. E nei amena pionori a Madonna, nanazzi, paccardia che panammati. Grazie. Bellissimo, grazie mille. Veramente grazie mille. Grazie ancora. Complimenti. What a perfect way to end today's exploration. Sternatia, thank you so much for being so welcoming and sharing all these stories with us. Marissa, as usual, you're a great camera woman. Thank you all for watching. See you on the next one. Ciao.